Ammettiamolo, il match tra Mina Shirakawa e Mercedes Moné è andato come tutti noi avevamo previsto. Mercedes ha vinto la battaglia e ora è campionessa in ben 3 compagnie differenti. La AEW, visto che detiene il TBS Championship, la New Japan Pro Wrestling, siccome possiede lo Strong Women's Title, e infine la Rev Pro, essendo ora Undisputed British Women's Champion, avendo detronizzato appunto Mina Shirakawa in quel di Wrestler Dynasty. Un risultato che non sorprende, ma che lascia comunque l'amaro in bocca perché, dopo tutti gli sforzi fatti da Mina Shirakawa nel 2024, dividendosi tra Stardom, New Japan Pro Wrestling, AEW e Rev Pro, ci si aspettava che questi sforzi fossero ripagati in qualche modo, ma, così non è stato. Dunque sembra che ancora una volta, Mina Shirakawa si fermi sul più bello, nel momento clou, come già fatto in passato, non riuscendo a fare quell'ultimo step che l'avrebbe portata sul tetto del mondo. In effetti la sua sconfitta contro Mercedes Moné parrebbe disastrosa perché va da un lato a cancellare tutto ciò che Mina ha costruito nel 2024, ma attenzione! Sì, perché ciò che può sembrare un qualcosa di negativo, in realtà potrebbe essere ciò di cui ha bisogno Mina per ottenere la consacrazione che va cercando da diverso tempo. Come già detto nel precedente video, che ovviamente trovate qua sul canale, Mina ha fatto un 2024 impressionante, perché ha saputo scrivere il proprio nome nel wrestling mondiale grazie ad apparizioni in USA e in Inghilterra. Ma, tutto ciò, l'ha tenuta lontana dai piani alti della Stardom. In realtà, nella prima metà dello scorso anno, Mina era stata protagonista della creazione di EXV e, qualche mese più tardi era riuscita a conquistare gli Artists of Stardom Titles, ma non era mai riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nella zona main event, non riuscendo infatti a ottenere title shot per i titoli più prestigiosi della compagnia. Inoltre, nella seconda metà del 2024, Mina si era ancora di più allontanata dalla Stardom, non prendendo parte prima al 5 Star Grand Prix e poi alla Goddess of Stardom Tag League, perché impegnata appunto in AEW, dove era scritturata per una rivalità con Mariah May. Senza dimenticarci ovviamente le sue zingarate in UK, dove era stata protagonista di alcune difese titolate in diversi show della Rev Pro. Tutto questo bighellonare dunque ha portato la Shirakawa a vincere l'Undisputed British Women's Championship e a prendere parte a una delle rivalità più hot del 2024 nel triangolo che la vide protagonista insieme a Mariah May e a Toni Storm, ma al contempo l'aveva anche portata a trascurare la Stardom, che era finita in secondo piano negli obiettivi prefissati dalla stessa Mina Shirakawa. Ora però che Mina non possiede più nessun titolo extra Stardom, potrebbe tornare a concentrarsi maggiormente sulla sua compagnia d'origine, provando a raggiungere la vetta della federazione ed a conquistare finalmente la Red Belt, un qualcosa che ancora le manca nella sua bacheca. Parlando di Red Belt, non è un mistero che a Dream Kingdom Saya Kamitani sia riuscita a diventare campionessa, sconfiggendo Tamen Nakano nel main event della Kermesse. Qualche ora dopo la messa in onda dello show, Mina Shirakawa aveva twittato all'indirizzo di Saya Kamitani facendole sì i complimenti per la vittoria, ma dicendole anche di stare molto attenta perché durante il 2025 Mina sarebbe venuta a bussare alla porta dell'attuale campionessa. Ma c'è di più. Sì, perché durante la diretta di Dream Kingdom la Stardom ha pubblicizzato giustamente i prossimi grandi eventi, come ad esempio il Cinderella Tournament e All Star Grand Kingdom, mostrando le immagini di quando la Shirakawa divenne Wonder of Stardom Champion, battendo proprio Saya Kamitani, interrompendo il leggendario regno di quest'ultima. Che sia questo un segnale del
possibile main event di All Star Grand Kingdom 2025? Chissà, mancano ancora diversi mesi a quello che è uno dei pay-per-view più importanti della Stardom. Fatto sta che la sconfitta di Mina Shirakawa contro Mercedes Moné a Wrestler Dynasty potrebbe dunque non essere un male, tutt'altro. Potrebbe essere un punto da cui ripartire per raggiungere finalmente il top della Stardom. Ora però, parola a voi. Sono molto curioso di scoprire quale sia il vostro pensiero su tutto ciò che aleggia intorno a Mina Shirakawa, dalla sconfitta contro Mercedes Moné alla possibile rivalità con Saya Kamitani. Dunque mano alla tastiera e sbizzarritevi. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al tempo dei saluti, quindi non mi resta che invitarvi a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, se amate il wrestling femminile, vi consiglio di seguire Donne tra le corde sui canali social e anche sul sito web, dove troverete tantissimi articoli legati alle vostre atlete preferite, nonché risultati dei vari show, rumors e così via. Vi rimando ai link che trovate qua sotto in descrizione per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!